Amici ed amiche di Una vita da lontano, ben trovati, ben rivisti, ben risentiti. Un nuovo appuntamento del vostro podcast preferito. Come sempre vi ricordo le cose da fare, insomma le action to call, come si chiamano in gergo, ovvero iscrivetevi al nostro canale YouTube, scaricate tutti i nostri podcast, andate su Spotify, andate su Apple Podcast, insomma tutto quello che si trova per poter ascoltare le nostre chiacchierate con i nostri expat, e poi ovviamente andate su unavitadalontano.com dove trovate tutte le informazioni, tutti i social, eccetera, eccetera, eccetera. Con me, come tutte le settimane, come tutte le volte in cui ci ritroviamo per questo fantastico appuntamento, atletici come LeBron James e Anthony Davis, Piero Carlucci ed Emiliano Pilotti. Potendo scegliere vorrei essere Anthony Davis nella vita, tiro molto più di LeBron James, questo ti stupirà. Per le sopracciglia, no? Soprattutto per la Jokic, no, non si può, no? Ma quello per la panza dovrei essere io, ma a parte quello, piccola correzione, call to action, maledizione, ci vivo con questa roba, i CTA sono fondamentali. Detta questa, non è vero che ci sono sempre stato, sono mancato ben 3 volte in vita mia, tutte e 3 volte malato, e una ero in autobus. Vabbè, detta sta informazione fondamentale per i nostri ascoltatori, io adesso arriverei a tacere e pertanto a lanciare con ritmo inenarrabile la sigla. Ciao a tutti da Emiliano, ciao Piero, ciao Raffaele, diamo il benvenuto alla nostra ospite di quest'oggi, che ha cambiato faccia mentre facciamo questo nostro inizio, come al solito sempre molto rutilante, affascinante, spumeggiante, e chi più ante ne ha più ne metta. Allora la presentiamo subito. Io vorrei fare l'errore mentre ti presento la prima volta, perché sicuro potrei sbagliare il tuo cognome 100.000 volte. Michela Malone, questa ho letto. Mi ero fatto tutto un viaggio, perché io non ho studiato oggi, non so assolutamente nulla di te, quindi non mi sono preparato, per cui come se ci incontrassimo per la prima volta. Ok. Benvenuta Michela, ecco già vedi, svario, il caldo, la birra, vabbè. Michela Melone, di stagione, diciamo. Allora mi dicono i miei soci qui che casualmente abbiamo estratto un fiore della nostra regione, una cugina, perché vieni dalla ridente L'Aquila. Sì, non ti offendere che ho detto ridente, perché no. Non era nota, perché nessuno ride. Io gli aquilani vedo sempre tutti quanti stanno a ridere. No, diciamo che ci sono delle differenze, cioè vivere dall'altra parte di una bella montagna consistente qualche differenza la fa, però sono più i punti di contatto poi alla fine, perché siamo sempre abruzzesi. Finiremo a parlare di Magnà, questo ve lo dico, è sicuro, perché conoscendo l'hai fatto in questo podcast, non capisco perché tu dica così. Ottimo. Almeno noi. Però per cominciare, non con la solita ma sempre gli abruzzesi, vi fate il vostro programmino così con i vostri amici e le cose, però a noi ci interessa non da dove vieni, anche da dove vieni, ma soprattutto dove sei, e questo lo faccio dire a te perché io non lo so. No, scherzo. Ok, allora io adesso vivo a Los Angeles, in California. E sono qui da più o meno 4 anni. Prima di Los Angeles vivevo in Idaho per studiare, però diciamo che adesso sono passata qui a Los Angeles, adoro Los Angeles. Di solito fa caldo, adesso non sta facendo caldo per qualche ragione. E sfortunata. No, a me piace il caldo. E faccio la ballerina professionista e coreografa. Finora la cosa più interessante è la fase Idaho per me, quanto mi riguarda. Infatti stavo per commentare che sei una delle 7 europee a sapere dove si trova l'Idaho. Esattamente. No, vabbè, andavo a scuola lì in college, mi sono laureata in danza e là l'Idaho non c'è praticamente niente, nel senso carinissimo da visitare,
però per viverci io cioè non fa per me, troppa neve, troppo freddo, troppo niente, cioè nel senso ci sono un sacco di campi. È uno di quegli stati che si vede giusto di sfuggita quando ci sono le elezioni americane, vero? Ecco, la capitale dell'Idaho è? Boise, no, Idaho Falls. No, non lo so. Comunque per farvi capire dove è messo l'Idaho, sicuramente è giusto. Per farvi capire dove è messo l'Idaho, poi diverso. per voi che ci state ascoltando, invece che chi ci vede adesso lo vede, insomma, dove nella mappa, però per quelli che ci ascoltano okay. È praticamente a destra dell'Oregon, ok? E in alto rispetto al Nevada. Quindi, insomma, per farvi capire, insomma, è la quarta fermata dopo Paperino. Questa è l'informazione per chi ci vuole andare. Quindi per fare serata uno deve andare a Portland, penso che sia il posto un po' più che sì, però non è proprio vicinissimo. No, non è vicino. Nemmeno la città più glamour che si conosca, da quel che ricordo, però. Insomma, Portland, Oregon non è male, adesso è molto, molto hype. No, tutti quanti ne parlano bene di Portland, Oregon. Io non ci sono mai andata, però sembra carina. Da come avete capito abbiamo iniziato questa trasmissione in maniera un po' caotica, quindi senza fare le tappe che di solito facciamo, che rendono più ordinato il processo, cioè da dove vieni e come hai maturato o perché hai maturato una decisione di andare via e poi di restarci via e di non tornare a casa. Immagino che la tua sia stata una scelta professionale o comunque di vita legata alla tua professione. Come ci si arriva dall'Aquila a Los Angeles passando per l'Idaho, che cioè probabilmente è una tua storia personale unica, magari altri hanno fatto dei passaggi in altri paesi, stati piccoletti o sconosciuti, però appunto come è andata questa storia, come è cominciata? Allora, diciamo che all'inizio volevo in generale finire l'università e avevo preso in considerazione di fare l'università in Italia o in un altro paese, cose così, e diciamo mi è venuta la fantasia di prendere la mia laurea negli Stati Uniti. Allora poi comunque sapevo di questa scuola, ho trovato questa scuola, era fattibile andarci e per me la cosa più importante era laurearmi in danza, che era quello che volevo fare, perché io già in Italia lavoravo con alcune compagnie di danza, insomma professionisti, e quindi volevo fare di più a livello di carriera. E non è che c'è bisogno di una laurea in danza, però era più una scelta personale e di cui in realtà sono molto felice, perché comunque sì, ok, le notti insonni a studiare, cioè kinesiologia, fisiologia, pedagogia, tutte quelle cose così, però mi è piaciuto molto, quindi diciamo ho deciso di andare a studiare, a prendermi questa laurea. Dopodiché, quando ho finito la laurea, io sono sposata, mio marito pure è italiano e lui è un chimico, quindi diciamo che parlando insieme ci siamo resi conto che volevamo andare più verso Los Angeles, sia io per la mia carriera e sia perché lui voleva fare il suo dottorato in chimica, e quindi siamo stati fortunati abbastanza che lui sta facendo il suo dottorato in chimica qui e io sto lavorando, sto facendo la mia carriera qui basata a Los Angeles, e quindi diciamo che tutto in qualche modo, questa pazzia ha funzionato. Che insomma per le arti, diciamo, non è esattamente un brutto posto dove iniziare e sviluppare una carriera, esatto. Ecco. No, è bellissimo, cioè io è per quello che adoro Los Angeles, c'è di tutto e di più, cioè anche a livello non solo di arte in generale, ma pure a livello di danza ci sono talmente tanti ambienti e sfaccettature che per me è fantastico. Ecco, un po', insomma, visto il dottorato di chimica a Los Angeles e tu che fai la ballerina, insomma, una specie di Big Bang Theory sembra, insomma, adesso se tuo marito studia anche lui a Pasadena, quindi abbiamo no, a Pasadena no, però
Avremmo fatto un episodio. Lui sta qui a USC, okay. University of Southern California, quindi siamo proprio a Los Angeles. Allora tu ci hai raccontato in pochissimo tempo, veramente hai fatto un sunto di tante avventure, tante decisioni, allora, tanti pensieri che ovviamente, no, detta così, raccontata così, sembra molto molto semplice, però affrontare un cambiamento completo da un continente a un altro, buttarsi in un'avventura in un paese sconosciuto, con un'altra lingua, sì, con come dire un progetto, però non è una cosa semplice. E il tuo approccio a questa avventura com'è stato? È stato più ok, non ci penso, se ci sono dei problemi poi li risolvo, oppure ti sei organizzata, ti sei informata, hai capito, hai cercato di avere più strumenti prima? Che tipo di diciamo così di trasferimento hai avuto? Domanda. Io penso tutte e due. Nel senso, era super programmato, c'è ogni dettaglio, perché giustamente quando vai a vivere all'estero, penso che tutti lo sappiamo, ci sono un sacco di dettagli a cui devi stare attento, tutto deve funzionare, però allo stesso tempo, oddio, non abbiamo controllo su tutto purtroppo, quindi diciamo che c'era un sacco di preparazione, però allo stesso tempo una volta che le cose stavano funzionando, magari a volte c'erano delle cose che, non so, scoprivo in tempo reale ed era tipo, oddio, non lo sapevo, nessuno me l'ha detto, perché nonostante conoscendo tanti ballerini, tanti artisti, io personalmente non avevo tantissimi amici all'inizio, adesso ne conosco tanti, ma prima non conoscevo persone che avevano fatto il mio stesso percorso e quindi non sapevo a chi chiedere. E sì, l'internet è fantastico perché puoi vedere un sacco di cose, però spesso se non sai cosa cercare non c'è la risposta, no? E quindi a volte magari sorgevano delle cose che facevo, oddio, non lo sapevo, e mo che faccio? Quindi diciamo che è stato programmare, però poi allo stesso tempo era tipo, vabbè, oddio, io ci sto a provare, poi, insomma, non è la fine del mondo, poi si aggiusta, insomma. Ok, è sicuramente un approccio appunto tuo personale per il tuo carattere, il tuo modo di vivere. La domanda l'ho fatta per quella, non per sapere i fatti tuoi, insomma, no? Ma per capire che tipo di persona sei, come ti sei posta in questo cambiamento assoluto della tua vita, e poi ci sono tanti modi di fare la stessa cosa perché siamo tutti diversi e le cose che ci possono capitare sono differenti. Allora, io non ho dato i numeri all'inizio della trasmissione, sebbene poteva sembrare. Allora, i numeri sono che questo è l'episodio 92 e tu sei la nostra ospite numero 85, non sei la nostra prima ballerina, nel senso non di ruoli e di diciamo così, a breve faremo una nostra chorus line, diciamo, sì, non parlando di ballo, ma parlando di Raffaele sarà il regista. Io faccio i casting, questa è l'unica cosa che posso fare. Dio mio. Ti mandiamo gli abbiamo l'investimento. Un programma veramente ondivago, nel senso che a seconda degli ospiti, sì, ma a seconda degli ospiti parliamo di alcune cose, certe volte ci fissiamo su alcuni aspetti molto tecnici perché sono interessanti, oppure perché sono successe delle cose nelle storie dei nostri ospiti veramente che devono essere raccontate. Tu del tuo trasferimento, chiamiamolo dolce, nel senso che tu hai fatto delle scelte, sei andata a studiare e poi sei rimasta, ti sei spostata in una città per lavorare. Vedete le mie mani, se mi state guardando in video, come vanno fuori dall'inquadratura. Muovi le mani davanti alla camera che funzionano per l'algoritmo. Meglio. Ecco. Ho perso il filo da solo. Ecco, dicevo, la tua storia è abbastanza dolce come trasferimento, ma sicuramente ti sono capitate quelle cose che tu
racconterai per sempre, perché sono dei momenti o di crisi o di cose positive che sono capitate molto wow, o dei momenti in cui come dire, tu ti sei vista un po' persa. Ti sono capitati, ce l'hai questi momenti, ce li vuoi raccontare? Come no? E come no? Allora, io direi che possiamo iniziare con alcune cose che, oddio, sono un po' stupide, ma già all'università proprio, cioè, io ancora ci penso perché rido ancora. Allora, praticamente sì, per fortuna, cioè comunque riuscivo a parlare inglese, cose così, a scrivere, tutto quanto però io personalmente non lo sapevo che loro qua alla scuola superiore imparano a fare tipo i temi in determinate maniere che si chiamano tipo MLA, APA, cioè sono dei format specifici che loro imparano proprio a scuola. Io non li ho mai sentiti, e quindi mi stavano iniziando ad arrivare le classi e facevano: fai un APA essay di questo. Io stavo tipo: che cos'è APA? Che cosa intendono? E quindi vai su internet a cercare e non capivo niente, perché era tutto riguardo come formattare proprio il tema. E allora le prime volte che l'ho fatto, cioè certi voti schifosi, cioè ho fatto: ma scusa, ma com'è possibile? Pensavo di aver scritto, cioè capito, un tema pure decente, no? Mi ero spiegata bene, tutto quanto. Terribile! E allora a quel punto, tipo, io per come sono fatta sono andata a parlare col professore, ho detto: senti, io sono un po' persa, mi puoi spiegare qua che cosa non va? Ho detto: no, ma il contenuto andava benissimo, è solamente, cioè, non hai seguito l'APA structure. Ho fatto: ma che cos'è l'APA structure? E allora faceva: oddio, ma voi non le studiate fuori dagli Stati Uniti queste cose? Ho fatto: no, non che io sappia. Ho detto: ok. Quindi da lì, per fortuna, comunque l'università aveva cioè insomma aveva tutto un centro tipo solo per i temi, un altro solo per la matematica, tutto quello. Quindi sono dovuta andare e chiedere e imparare tutte queste cose che secondo me non servono, però loro le volevano sul tema. Ecco, io cercando ho trovato apa.org, dove trovate dei sample papers in APA style che si riassumono in: set margins to 1 inch on all sides, double space in text including headings, indent first of every paragraph to 0.5 inches. È così. Sono 13 anni vivi in Irlanda, vero? E sì, poi ma tipo il mio accento rimane. Sì? Vero. Poi tipo quando metti fai le citazioni alla fine, no? Quando metti tutti i documenti che hai usato per scrivere quella cosa, pure quelli, dipendendo dal format, devi citarli in modo diverso. Cioè, una pazzia. Quindi dopo piano piano l'ho imparato, ho fatto: ok, ce l'ho fatta, sì, ho preso buoni voti dopo quello, però una cosa pazzesca, non avrei mai pensato che quella era una cosa importante, però qua lo è. Le priorità sono diverse qui. Chiaramente. Sì, passiamo dal true to content, come si dice al mio quartiere, cioè trovati contento, che ho fatto il tema e ci ho scritto delle cose buone dentro, esatto. Al fatto che prendo un cattivo voto perché il foglio non è storto, la parallasse è sbagliata, l'angolo è di 1 grado in più, no? Esatto. Però questa non è una cosa peregrina, insomma, da dire ai nostri ascoltatori, soprattutto a chi sta pensando, sognando, immagina di trasferirsi negli Stati Uniti o di fare un'esperienza negli Stati Uniti. Questa è una di quelle cose molto molto formali, in cui noi faficcioni, come si dice al mio quartiere, insomma noi che prendiamo le cose alla buona, approssimativa, italiani, grazie, diciamo così, diamo più importanza al contenuto che non al contenitore, chi se ne frega, intanto l'abbiamo fatto, però appunto avere a che fare con altre culture spesso e volentieri sono questi i dettagli che magari ti cambiano l'esperienza di vita da facile a molto difficile, o da successo a tornarsene a casa con la coda tra le gambe. E immagino che una volta capito questo
questo aspetto poi dopo tanti shock culturali siano stati più semplici. Sì, no, certo, nel senso, vabbè, gli shock culturali ce ne sono sempre, no? Però questo, cioè, per me era tipo, ma no, ma com'è possibile? Cioè, sono stata 2-3 ore a cercare di capire questo. Però sì, poi tipo se volete sapere un'altra storia, proprio... Vai. Proprio i gossip. Allora, quando mi sono trasferita a Los Angeles, allora io avendo lavorato in Italia come ballerina pure, però era più nel campo dei teatri, proprio di compagnie di danza e cose così, io sono molto abituata a fare audizioni per compagnie di danza o cose così, cioè nel senso non è che era la prima volta che facevo un'audizione e non era la prima volta che facevo un'audizione pure a Los Angeles, però quando presi l'agente, quando praticamente un agente mi ha contattato, e ancora sto con lei, però questa agente mi ha contattato, mi ha detto senti, sarei interessata a vederti, se vuoi essere rappresentata da noi, se ti interessa fammi sapere perché vogliamo farti fare un'audizione. Ho detto ero arrivata da poco, ho fatto sì, grazie, assolutamente sì. E allora lei mi manda un'email e dice poi insomma quando arrivi ti spiegheranno più cose, ma sostanzialmente tu, perché sei ballerina e siamo interessati più a te come ballerina, ballerai e poi magari ti chiederemo di fare semplicemente di fare un piccolo sketch di recitazione, giusto perché a noi piace avere tutti i nostri talenti che sanno fare varie cose e giusto vogliamo vedere così. Ho detto ok. Il problema è che io tonta, io scema, io avevo detto sì, ballare, poi forse se vogliamo lo sketch, ma quello è più per gli attori nella mia testa. Quindi io arrivo lì pronta per la mia audizione di danza, vado, tutto quanto mi danno un pacchetto di fogli così, firma, metti le tue informazioni, e dopo un po' vedo che c'è un copione. Ok. E loro hanno fatto, e siccome la segretaria che stava fuori, lei non fa parte dell'audizione, lei era solo la segretaria, lei ha detto guarda, non lo so, io sto dando questo a tutti, non so esattamente cosa chiedono, quindi poi se avete domande fate a loro. Ok. Allora io entro, mi fanno palla, c'era tutto il pannello di giudici, cioè che erano altri agenti, insomma tutti quelli che lavoravano nell'agenzia, e fanno ok, balla, ok, perfetto, ottimo, tutto ok. Dopo un po' mi fa ok, adesso facciamo una cold read, e io la guardo. C'è dell'erba fredda, che cos'è? Cold read, ho fatto che cos'è? Cioè io nonostante parlo inglese non sapevo di gergo, capito, alcuni termini tecnici, non li sapevo. Allora fa cold read e io lì per lì ho detto ok Michele, sono due le cose, o chiedi adesso, il che di solito l'avrei fatto, però ho fatto, hai già fatto l'audizione, sembra pure che gli è piaciuta, fai finta di niente. Allora io ho fatto sì ok. E allora vedo la tizia che prende il copione e inizia a leggere la prima linea. E ho fatto vogliono che leggo direttamente così. Vogliono che leggo il copione, vogliono lo sketch, quello di recitazione, senza che l'ho studiato. No, allora leggo e ci sta tutta questa scena, non so nemmeno capito da dove l'hanno presa, o non so nemmeno se ne posso parlare, però era tipo una cosa apocalittica, stavano morendo, erano le ultime persone sulla terra, e io nella mia mente, per me quella era una commedia, non so perché. Bene. Io non so perché quando l'ho letto pensavo fosse una commedia, quindi io l'ho letto a mo' di commedia. Cioè il mio personaggio lo stava leggendo a mo' di commedia. Ho finito di leggere, tutti quanti a ridere, tutti si stavano scompisciando dalle risate. Io ho detto oddio, mi sa che ho sbagliato. Poi vengo a scoprire che loro mi dicono, ci è piaciuto, diciamo, la tua scelta di fare questo a commedia, era un dramma. E io
Ho detto, oh, ok, però capito, facevo finta che sì, è stata una scelta. Assolutamente. Sono stata attenta ai dettagli e hanno fatto vabbè, poi ti facciamo sapere. E ho fatto vabbè, no, questa è andata, questo ha fatto. Sono tornata a casa, mi sono fatta le peggio risate perché tanto ho detto vabbè, sai, se la vi andrà meglio la prossima volta, chi lo sa, sto ancora imparando l'ambiente di Los Angeles, questa è stata un'ottima lezione. E invece no, mi hanno richiamato dopo 2 giorni che mi hanno offerto il contratto e lei poi, capito, parlando con me ha fatto no vabbè, ci è piaciuta la tua audizione, magari certo la scelta era un po' forte, però sì, continua a fare tutto quello che stai facendo, poi insomma ci sentiamo meglio. Ha detto poi vogliamo tutti i nostri talenti che vanno anche a scuola di recitazione. E ho fatto come, scusa? Ho detto sì, perché comunque tu hai già fatto lezioni di recitazione. Ho fatto no, ho detto non proprio. Ho detto allora sì, adesso ti metto in contatto con qualcuno. Quindi sì, da lì ho fatto anche lezioni di recitazione, tutto questo. Però sì, diciamo che se qualcuno vi chiede una cold read, semplicemente è leggere il copione così a freddo, ok, avevo capito, e citarlo. Ah, ok, avevo capito weed, per quello avevo detto No, weed, read, ok. È quella, vabbè, lasciamo perdere. Questa è la vecchiaia, no, stavo pensando che sì, stavo cercando il pezzo in cui Gabriele Muccino, un famoso regista italiano che a un certo punto è andato in America e stava facendo fortuna, non ha fatto un film con Al Pacino perché una sera a una cena a casa di Al Pacino suonava il pianoforte, poi gli è stato presentato a questo regista italiano. Allora Pacino si è girato e gli ha detto do you know what nuance mean? Ovvero sai che cosa significa nuance? E Gabriele Muccino ha detto sì, certo, come no? E lui ha detto vabbè, spiega. E Gabriele Muccino ha fatto scena muta e da quel secondo praticamente Pacino si è girato verso il pianoforte e non l'ha calcolato più. Scusa, ma poteva fare lo sketch del Sarchiapone, ha perso una grande occasione, cioè quando cioè, o dici non lo so, oppure devi fare lo sketch del Sarchiapone. Nuance chiaramente vuol dire il nome di una fabbrica, di un'azienda di software che produceva un famoso software di riconoscimento vocale che io e Raffaele abbiamo spacciato in giro per tutta Europa, ecco. All'inizio, agli albori delle nostre carriere. Questo per dire che appunto insomma anche lì se improvvisi alla fine delle volte ti dice bene invece che insomma pretendere di non sapere o non sapere proprio insomma quello che succede. La domanda a proposito di questo ultimo episodio, c'era una domanda, quindi c'è tutto questo. Quello dell'episodio. Per fare il lavoro che fai tu, lo abbiamo già sentito insomma con qualche tuo collega in puntate precedenti, è necessario avere un agente comunque, è una cosa fondamentale. Allora è meglio, sicuramente è meglio, però dipende anche in che diciamo in che scena della danza si lavora. Siccome io faccio anche un sacco di cose commerciali, quindi tipo pubblicità, video musicali, allora è comodo avere un agente sia a livello di credibilità e sia perché l'agente comunque ti manda a delle audizioni più importanti. Però conosco tante persone che comunque hanno una carriera molto di successo che non hanno agenti. Per esempio, se uno vuole far parte un po' della scena cioè degli spettacoli a teatro, di danza o cose così, no, non è necessario un agente, perché di solito uno fa l'audizione per la compagnia di danza o per quello spettacolo nello specifico. Quindi diciamo che se si vuole entrare nel mondo della danza commerciale è meglio avere un agente perché è più facile riuscirci ad entrare. Però diciamo che se riesci a farti le connessioni giuste o insomma puoi lavorare in un altro lato della danza, si può, è semplicemente uno deve capire bene cosa vuole fare. Ecco, invece a questo punto mi veniva un'altra domanda veloce, che sarebbe
tu sei arrivata, insomma, avendo già un tuo curriculum costruito a cui hai aggiunto l'educazione statunitense. Nel momento in cui poi hai iniziato davvero a proporti sulla scena, quanto consideravano l'esperienza accumulata extra Stati Uniti? Perché immagino sia uno scoglio far comprendere anche quella. Sì. Oddio. Dipende da chi. Per esempio, compagnie di danza, alcune consideravano il fatto che avevi già lavorato con delle compagnie, che avevi già fatto spettacoli, che magari avevi già fatto eventi o anche alcune cose in TV. Loro un po' più sì, ma a livello di produzioni grandi nessuno guardava niente fuori da Los Angeles o New York. Nemmeno Stati Uniti, fuori da Los Angeles o New York. Sì, no, purtroppo è vero. Purtroppo è vero. Perché mi sono lavato Purtroppo sì, nel senso, magari se qualcuno magari ha fatto un tour con una tournée con un artista famoso, allora penso sì, però quindi sì, se avessi fatto il sempre. tour con Bocelli, mettiamola così, anche se non credo che Bocelli abbia un corpo di ballo, non credo. No, solo sul palco. Soprattutto non credo balli lui, ecco. Magari che ne sai? Quello non lo sapevo. Chi lo sa. Però quindi ho un nome grosso, altrimenti no, nemmeno avessi fatto della televisione in Italia, nel senso, a meno che non portavi tu delle cazzette come si faceva una volta. Allora, la televisione è quella la cosa, non immagino dipenda pure da cosa, forse nella recitazione un po' meglio, però a livello di danza non è che guardavano molto, a meno che non riconoscono tipo magari a un coreografo italiano che loro conoscono, allora è già diverso. Però cose al di fuori di Los Angeles e New York sono difficili da riconoscere ai loro occhi, perché proprio non conoscono la persona, non conoscono la produzione, non conoscono lo spettacolo, quindi è un po' tipo, non so se era tipo ballare, non so, cioè, capito? Una cosa, la differenza tra la corrida e X Factor, mettiamola così. Non lo so, cioè, capito? È un po', dipende da chi ti guarda il curriculum. Allora, però sì, alcune persone sono un po' snob, non gli interessa. Però è un processo in divenire, perché il mondo, soprattutto a certi livelli, per certe professioni, sta diventando sempre più piccolo. Vi basta fare un giro di, diciamo così, di zapping di telecomando sul vostro servizio di streaming preferito, qualunque esso sia, e trovate produzioni da tutto il mondo. Quindi sostanzialmente poi i professionisti entrano in un diciamo livello internazionale di una certa, chiamiamola d'eccellenza, o comunque una classe specifica, per cui comunque sta in Corea, sta negli Stati Uniti, in Italia, in Europa, dove ti pare, certe cose diventano di un altro livello, come diciamo noi facendo le battute, another category, e qui c'è tutta una diciamo una fenomenologia, un aneddoto che spiegheremo e racconteremo in uno speciale di Una vita da lontano, lo chiameremo Le nostre origini, diciamo così, il nostro quartiere. Nei tuoi racconti ovviamente a me mi è venuto in mente un percorso di racconto che possiamo fare in questa puntata, facendolo un po' a salti e andata e ritorno, avanti e indietro. E quindi abbiamo parlato degli shock culturali in maniera molto molto veloce. Io ti vorrei chiedere a bruciapelo se c'è qualcosa dell'Italia che ti manca, e se c'è qualcosa dell'Italia che proprio non ti manca per niente, che questa è la domanda che mi piace di più. Allora, ovvio che ci sono un sacco di cose che mi mancano, ovviamente. La prima deve essere il cibo, perché se no non va bene. Il pane dell'Aquila. Esatto. La pizza con la mortadella dell'Aquila. Ma che pizza con la mortadella? La pizza con gli springoli, anche da sola quella, cioè io me ne mangio un pezzo così solo prima di cominciare a mangiare.
Ricordate che deve parlare l'ospite. Vabbè, ma ci ha provocato, scusa. Spaghetto, l'hai provato? No, vabbè, il cibo sicuramente, perché nonostante sono fortunata che a Los Angeles si trova praticamente tutto, ovviamente non è così comune andare al centro commerciale, al supermercato e trovare tutta quella varietà di formaggi, no? Cioè salumi, cioè cose buone, capito? Che siamo abituati a vedere. Però sono fortunata perché le trovo le cose, però giustamente quanto mi piacerebbe andare, capito, a camminare fuori casa e magari prendermi un gelato buono senza dover guidare 40 minuti all'unica gelateria che io ritengo che è buona. Cioè, capito? Diciamo, sarebbe carino avere qualcosa di più vicino. No, vabbè, quella è buona, però capito, 40 minuti di macchina ogni volta, cioè devo organizzarmi, devo avere la serata libera. Cioè uno non va a passeggiare al corso, no, io non vado in centro a passeggiare, io devo andare a guidare fino alla gelateria, mi prendo il gelato, faccio 2 chiacchiere e poi devo guidare a casa. Ecco, per darci un riferimento, dove vivi tu come area, dov'è questa gelateria, insomma? Allora, io vivo intorno a downtown, okay, più o meno, e la gelateria sta a Mid City, mi sembra, e diciamo che col traffico, cioè se non c'è traffico non è così male, il traffico saranno 20 minuti, però c'è sempre traffico a Los Angeles e quindi devo guidare una quarantina di minuti di solito. Ecco, per chi non ha mai guidato a Los Angeles, il traffico è un po' come, immaginate il raccordo anulare durante il drive time, quindi alle 5:30 di sera, moltiplicato per 5. Esatto, una per roba 5 di questo genere. Sì, per 5 corsie. Tutte piene. Tutte piene. Immaginate un raccordo anulare che ogni 5 anni aggiungono 2 corsie per allargare questo raccordo anulare e diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, perché ci sono sempre più macchine, sempre più macchine, sempre più macchine. Esatto. Io sostanzialmente vivrei in un camper a Los Angeles e mi andrei ad appostare nei luoghi dove voglio fare la colazione domattina, mi ci parcheggio davanti così ci posso fare colazione e vado a parcheggiare la sera davanti al ristorante, voglio mangiare. Così esci, tutto pronto. Secondo me dopo 2 giorni t'arrestano. Ecco, potrebbe essere. No, dicevo, c'è la corsia, quella che mi faceva impazzire a me, quella col simbolo per il carpooling, no? Che quindi se tu c'hai più di 2 persone in macchina puoi andare sulla corsia speciale, però devi avere un adesivo, mi pare, no? Allora sì, allora di solito HOV, nel senso se c'hai 2 persone in macchina puoi usare quella corsia e di solito è gratis, ma a Los Angeles, siccome siamo speciali, non tutte sono gratis, quindi ci stanno dei carpool lane che sono normali, come in tutta l'America, cioè che siete 2 persone puoi andare, e le altre invece devi avere lo sticker, perché poi ti mandano la bolletta a casa, che poi per fortuna non è niente, però, capito, devi avere lo sticker, se no ti fanno la multa. La versione VIP. Raffo, siamo quasi a metà. Sì, allora a metà di questo appuntamento, se siete arrivati, anzi l'abbiamo superato perché siamo a più di 38 minuti, se siete arrivati fino a qua, a questo punto vuol dire che vi abbiamo proprio affascinato, vi sta interessando la storia di Michela e soprattutto ne volete sapere di più degli altri ospiti di Una vita da lontano. Quindi che cosa fare? Cliccate su iscriviti in basso a destra se ci state guardando su YouTube, oppure andate su unavitadalontano.com dove trovate tutte le informazioni, oppure cercateci sui social, basta cercare Una vita da lontano, siamo gli unici. Se cercate in inglese potete anche cercare A Life from Afar, quindi trovate sempre noi 3 che vi raccontiamo tutte le settimane più o meno le storie dei nostri in italiano, sì. Stentato. Io sempre questa immagine di te che fai questa cosa così e Emiliano che mette su il tuo canale di OnlyFans invece di Una vita da lontano. Che voglio dire, di questi tempi ero distratto, stavo mangiando gli snack. Non ce l'ho voluto dire. L'ha fatto la cosa con le mani? Sì. No, perché glielo metto il suo canale di OnlyFans e così. Chissà che cosa potete trovare sul mio canale di OnlyFans. 2 centesimi si possono. Io non lo saprò mai, questo è poco ma sicuro. Possono tirare su. Tu perché sei malizioso,
perché pensi a OnlyFans come un posto dove ci sono solo delle cose, invece potrei avere un canale di cucina e quindi tu... comunque preferisco imparare da me, va bene? O con i nostri amici di Pasta Grammar che potremmo tra l'altro presentare a Michela, così almeno gli danno delle dritte su dove andare a prendere formaggi e cose stanno a Tucson in Arizona, quindi è ancora più lontano. Sì, ma riportano cose. Tra l'altro adesso sono diventati proprietari di ristoranti in Calabria. Vedi, oddio, comunque... a saperlo, stavo in Arizona qualche mese fa, a saperlo ci passa. Pensavo stavi in Calabria una settimana scorsa. Magari fra un paio di settimane. No, invece il canale di Raffaele sarà un canale di cucina, però cucinato coi piedi nudi, quindi proprio solo per proprio una roba. Ha fatto proprio il giro della morte, non so. una super chicca. No, allora abbiamo scarrellato nel ridanciano spinto, devo dire, questo momento di metà puntata, ma ci sono un sacco di argomenti serissimi per i nostri expat. Ognuno ha il suo come si dice in italiano, soft spot, diciamo il punto debole, la situazione che veramente proprio una roba che ti ha mandato ai pazzi degli Stati Uniti, che ti ha fatto proprio ammattire, perché ci deve essere qualcosa che ancora non riesce a passarci su, se c'è, magari non ti è capitato, non hai avuto questo scontro. Mi è capitato, mo devo un attimo, cioè, capito, devo sceglierne una. Io bippo dopo in post produzione, metto i bip sulle cose che non si possono dire. Ok, perfetto. Allora, vediamo. Oddio mio, mo mi cacciano, tipo. Per esempio, allora no, te ne dico una io, di una di quelle che non sopporto degli americani. L'abbiamo già raccontato con Alessandra, che abbiamo intervistato qualche mese fa. Il fatto che non ti dicono mai la verità, nel senso che è quello, lo vorrei sapere anche nel tuo lavoro, nel senso che nemmeno, cioè, se tu, che ne so, sei vestito male, ma anche fai una figura di M in un'audizione, per esempio, non ti diranno mai no, hai fatto una figura di M. Ti diranno solo no, well done, congratulations, good feedback. Insomma, non riescono a essere diretti. Anche quando fai un interview, per esempio, io e Piero magari siamo capitati a fare un interview di lavoro, finisce l'interview, è tutto super bello, super figo, super fantastico, poi il lavoro non te lo danno. È capitato anche a te ed è una cosa che dà fastidio, tra virgolette, anche a te, questo fatto di non essere diretti. Allora, io di solito sono... cioè, non so se è una buona cosa, però di solito io ho il problema che io sono dalla parte opposta, quindi la gente mi chiede le cose e si offendono, e quindi perché io lo dico con tutto il cuore, no? Mi chiedono un parere vero, e io, capito, ho pure imparato ad essere più tranquilla, a spiegare, cerco di spiegarmi bene, perché appena arrivata dall'Italia dico la verità, cioè io ero proprio troppo schietta, e la gente, cioè a me già in Italia dicevano oddio, cioè mica è un attimo, dillo un po' meglio. Figurati quando mi sono trasferita, quindi io, capito, io andavo e facevo no, quello fa schifo, no, ti sta malissimo, cioè proprio così, perché io abituata, no, in Italia, cresciuti col body shaming, come una cosa che in famiglia succede sempre, quindi non mangiare troppo che poi diventi una balena e non passi per la porta, cioè, no. Esatto, cose del genere, che poi per carità magari non sono buone, però io, essendo cresciuta così, diciamo che non mi è mai passato per la testa, e quindi stavo sempre dall'altra parte di questa cosa. Mi chiedevano consigli, pareri, cose così, e lo dicevo e si offendevano. E allora ho fatto, ma scusami, ma perché ti sei offeso? Cioè, perché ti sei offeso? E allora poi me l'hanno spiegato, ho fatto, vabbè, allora sono diventata più brava, sono diventata molto più diplomatica, meno male. Però alcune persone ancora si offendono, quindi adesso alcune persone mi sentono e ok, poi altre persone, vabbè, hanno un po' la coda di paglia, si offendono, però quello non è un problema mio. Ti sei dovuta costruire il protocollo dei margini, del foglio protocollo del tema, del, diciamo così, esatto. Mi dai un parere? Mi dai un parere, adesso so, così magari
è meglio. E qui riciccia, diciamo, rientra quella cosa un po' del diciamo così, del rapporto apparente e poi del rapporto invece più reale, più di amicizia, più profondo, che sono cose molto diverse certo. dei rapporti umani che si hanno sui posti di lavoro, che si hanno professionalmente parlando. Noi siamo un po', diciamo, meno strutturati come cultura, siamo un po' più così a pane e salame, ovviamente, però dipende anche sempre da poi dove stai lavorando, dove vai a finire, che livello, piano piano. Però di solito si fa diciamo così, si sale la piramide piano piano, no? Come una cipolla si acquisiscono strati, si fa esperienza, e invece tu, diciamo così, dall'università al cercare un posto di lavoro ti sei buttata in un grande mare, non sei passata per la piscinetta quella alta 30 centimetri, poi 60, poi 1 metro, poi quella da 3 metri per i tuffi, poi 5 metri, eccetera eccetera. Quello è un unico grande vascone, grande mare. Dal punto di vista personale e poi professionale, questa prospettiva di avere tutte le opzioni possibili, davanti a te tutto quello che c'è, e di poterlo affrontare, ti ha spaventato, ti ha diciamo così, dato energia, oppure una cosa tua personale? Allora, all'inizio sicuramente ero terrorizzata, perché appunto non avendo un punto di riferimento era un po' tipo, oddio, non lo so, cioè questo è un po' troppo. Però sono stata anche fortunata che sì, ci ho avuto tante persone che si sono offese per le cose che dico, però ho avuto anche alcune persone che hanno apprezzato la mia personalità, sono diventate buone amiche, mi hanno aiutato, diciamo, che erano nell'industria, quindi mi hanno aiutato a capire come funzionavano certe cose e così. Ovviamente non è che basta, no? Ovviamente non è che qualcuno ti aiuta a capire che tipo come funziona quello e quello, non è tutta teoria, quindi la pratica ancora fa paura. Però all'inizio ero terrorizzata, poi piano piano che ho iniziato ad abituarmi a fare audizioni così spesso, a prendere lavori, a lavorare con diverse persone, diverse produzioni, poi ho iniziato a vedere che molte produzioni mi richiamavano, altre compagnie di danza mi richiamavano per altre cose. Allora lì ho iniziato a dire ok, fa comunque paura, perché comunque è una cosa diversa, è una cosa enorme, però ho la possibilità di stare qui, ho lavorato tanto per stare qui e quindi faccio del mio meglio e voglio approfittarmene, voglio essere felice di quello che faccio e godermi sia il lavoro che la vita, che la carriera, cioè tutto l'insieme. E se insomma adesso sono un po' più hippie a riguardo, nel senso alcune cose magari non funzioneranno, alcune cose non funzionano, però va bene così, nel senso ci sta tanto altro. Non è la fine del mondo quando non riesco a fare una cosa magari non volevo fare, che volevo fare. Quindi adesso è più tipo sono felice e sono, capito, carica e determinata a fare tante cose e sono meno bloccata dal terrore, perché il problema è quello che poi quando uno inizia ad avere paura si blocca da solo e ti metti limiti da solo, perché dici ma non lo so se quello lo posso fare, quello magari non sono abbastanza brava, non c'ho abbastanza esperienza, e la verità è non sei tu che fai il casting, la persona che fa il casting decide quello. Quante volte ho fatto un lavoro che io pensavo di non essere pronta a fare e invece mi hanno presa. Quante volte invece non ho preso un lavoro che io ero sicura, ho detto io sono perfetta per quello, e loro pensavano di no. Alla fine tutte le cose che ho fatto hanno funzionato bene, quindi uno si deve buttare ed essere, godersi un po' anche l'errore, non è, cioè, è tutta esperienza. Un fallimento significa che sai quello che non devi fare.
E questa è una eccellente lezione, direi che si può trasportare in quasi in ogni ambito professionale, perché in realtà ti dico che mentre lo dicevi io l'ho raffrontata a quella che è stata la mia esperienza di una carriera completamente diversa dalla tua, però in effetti sono stati momenti in cui pensavo ok, questo li ho presi davvero che non potranno vivere senza di me, e invece hanno vissuto meravigliosamente, anche forse meglio rispetto al lavorare di fianco a me. Poi però bisogna sempre prepararsi, perché quella non è che uno deve essere sempre pronto, preparato, poi va lì, poi dopo il colloquio, l'audizione, l'interview, poi possono andare bene, possono andare male, ma invece la domanda dalla fine dell'università al momento in cui hai potuto vivere completamente della tua arte, mettiamola così, quanto tempo è passato o ci manca ancora, nel senso che magari c'è un sacco di gente che fa la professione artistica subito e guadagna abbastanza bene, magari qualcuno deve fare del side works, oppure per te com'è stata e com'è? Allora, io all'inizio stavo comunque i primi 4 mesi che mi sono trasferita, non potevo lavorare ancora perché stavo aspettando per l'autorizzazione di lavoro, cose così, però dal momento che ho iniziato a lavorare penso che sono stata comunque fortunata che viviamo insieme, no? Io sono sposata, quindi ho deciso di concentrarmi più sull'arte, e penso che 4 mesi era insomma il tempo per iniziare a ingranare e iniziare ad avere abbastanza gigs e lavori e ruoli che insomma mi iniziavano a dare un guadagno giusto per vivere, però ovviamente questo può essere diverso per tutti quanti, perché magari alcune persone decidono invece di fare un lavoro part-time e lavorare anche come ballerini, come coreografi, attori. Nel mio caso io ho deciso di non fare quello per cercare di prendere più esperienza possibile nel minor tempo possibile, per cercare di fare un curriculum più velocemente, e nel mio caso ci ha funzionato fortunatamente, e quello mi ha portato a riuscire a prendere più lavori e conoscere più persone e lavorare con varie compagnie e produzioni. Un piccolo tocco rosa, dai, la domanda adesso insomma su tuo marito la devo fare prima o poi, nel senso, ci hai detto che anche lui è un ragazzo italiano, per cui te lo sei portato in valigia o lo hai trovato come regalo degli Stati Uniti? Me lo sono portato in valigia. Wow, grande, dai, racconta. Allora, noi ci conosciamo da quando ho 15 anni. E quindi comunque spero che lui avesse la stessa età tua, o perlomeno massimo un paio d'anni. Un anno in più, sì. Saranno fatti suoi. Vabbè, domanda lecita. Certo. Però sì, no, c'è un anno in più di me, e quindi semplicemente lui viveva all'Aquila pure lui. E semplicemente abbiamo finito le scuole superiori, tutto quanto, comunque ci siamo frequentati da anni, e siccome anche lui voleva studiare negli Stati Uniti, insomma abbiamo parlato e abbiamo iniziato a studiare negli Stati Uniti, poi con gli anni ci siamo sposati e adesso siamo finiti qua, quindi sì, me lo sono portato in valigia. Beh, poi mica male, insomma, anche perché poi partire in due è un pochino più semplice, no? Vabbè. Sì, oddio, effettivamente, cioè avere comunque un supporto, cioè qualcuno che capisce la situazione, che sta passando per le stesse situazioni, aiuta, quindi sì, meno male. Sì, poi magari è un po' più complicato fare amicizia, mettiamola così, perché magari se uno il boyfriend se lo porta da casa, poi è difficile
all'inizio. Vero, però fortunatamente siamo tutti e due mezzi matti, quindi alla fine abbiamo fatto amicizia. Ottimamente integrati. Noi abbiamo saltato con gioia, nel senso seguendo il flusso, un sacco di nostri punti fermi, di domande chiavi, di cose che facciamo bene o male sempre, però non è male, perché potremmo fare un'altra puntata e metterci dentro queste cose qui, certo. E aggiungere altri dettagli, ma arrivati alla fine stavi parlando appunto, siete una coppia in un paese straniero, senza amici, senza parenti, prima l'università, poi in una città completamente nuova, che lì è un altro viaggio, è come andare da che ne so, come passare da una regione a un altro paese completamente, no? Abbiamo detto l'Idaho a Los Angeles, che non è nemmeno California, proprio Los Angeles, sono già due entità separate. Dal punto di vista appunto dei rapporti umani, delle amicizie, come ve le siete costruite? Perché sono cose che appunto capitano, che ci si appiccica delle persone o si fa amicizia per dei motivi pragmatici all'inizio, però poi magari ci sono delle situazioni che permangono, o ci sono delle persone che hanno piacere ad aiutare in delle situazioni. Come ve la siete costruita questa cerchia nuova? Ok, noi siamo stranissimi, perché giustamente essendo due matti i nostri gruppi di amici rispecchiano quello, nel senso, qua siccome negli Stati Uniti, almeno questa è una mia opinione, non è molto comune fare amicizia, cioè al di fuori tipo del campo lavorativo o scolastico, perché non c'è questa cultura di tipo vabbè, vado al bar, mi prendo un caffè e magari fai amicizia con qualcuno, oppure chiacchieri con qualcuno che non conosci, qualcuno ti presenta, cioè proprio è diverso, la dinamica è diversa. Quindi direi che a questo punto la maggior parte dei nostri amici sono stati comunque conosciuti in ambito lavorativo, e nell'ambito lavorativo di tutti e due, quindi io ho tanti amici, tantissimi amici coreografi, attori, musicisti, insomma nella mia industria, e lui ha tantissimi amici, tutti ricercatori. Ecco, quindi torniamo al Big Bang Theory, all'episodio di prima. Quindi che fate, 2 barbecue o uno misto? Cioè fate il sabato e la domenica, oppure uno solo, capito, con tutti insieme? Scusate, quindi a volte la risposta è spontanea, è una questione di chimica in quel caso. Dipende, cioè a volte sono sempre io l'unica, capito, artista nel gruppo di tutti i ricercatori, e invece a volte lui è l'unico chimico. Fortunatamente comunque lui balla come hobby, quindi comunque non è estraneo al mondo della danza, quindi è più, cioè, capito, a me è il lavoro, per lui è hobby. Però sì, diciamo che a volte facciamo tutte cose separate perché è più facile, però ci sono varie volte in cui, diciamo, mischiamo queste amicizie ed è divertente, perché cioè, vabbè, è fantastico, cioè uno che no, io sono ricercatore, no, io sono coreografa, e diciamo che a volte si trovano argomenti di cui parlare, però è divertente il modo in cui ognuno approccia le cose, perché è completamente diverso. E invece dal punto di vista, diciamo così, della nazionalità, vi siete circondati involontariamente o volontariamente di italiani, oppure quello che avete trovato poi vi siete avete conosciuto, vi è piaciuto come impostazione? Perché ci sono alcune amicizie italiane che si fanno anche perché per convenienza, e giustamente poi ci si trova, certo. Si fa amicizia eccetera, ma magari appunto ti serviva un'informazione per non so che, e hai trovato qualcuno che è stato gentile, così tanto gentile, che poi invece è nata un'amicizia. Sai dove si trova il prosciutto buono? Scusa. È una cosa che io farei sicuro. Allora, abbiamo tanti amici italiani, fortunatamente,
e alcuni sono, diciamo, è capitato semplicemente perché magari sono ricercatori anche loro, altri invece perché li ho incontrati per sbaglio, cioè non per sbaglio, però capito, mi hanno sentito parlare italiano, io ho sentito parlare l'italiano loro, e vabbè, uno non sempre, no, si fa gli affari degli altri, però se la persona sembra amichevole, uno fa, ciao, sei italiano anch'io. E poi vabbè, a livello, per me, io sono già mischiata, io sono italiana e brasiliana, quindi giustamente ho amici un po' da tutte le parti del mondo, però sì, ecco, però questo è un cartellino giallo, perché dovevamo saperlo all'inizio, avremmo fatto tutta una puntata noi lo sapevamo completamente diversa, perché non me l'avete, cioè voi non me l'avete tenuto nascosto, non me l'avete detto apposta. Io guarda, con chi devo lavorare, scusa se ti ho interrotto, ma per me questa avremmo fatto una puntata con Peppe proprio dei trenini che passavano. Massimo, non era un cartellino giallo, ma era un cartellino verde. Cazzo, quando partiamo qui dalla puntata qua e fine, arrivederci, è stato un piacere, ci vediamo la prossima settimana. Bellissimo. E non fate casino, orgi in progresso. Bravissimo. Bellissimo. Cioè, hai capito? Potevamo cominciare dall'inizio così e fare tutta la puntata, perché... Ma stavamo parlando dell'Aquila. Hai scoperto anche tu che è necessario sicuramente una seconda puntata. Prima di chiudere, quali sono le cose in cui ti possiamo aver visto, possiamo vedere o ti potremo vedere cercandoti sull'internet, mettiamola così. Ok, allora c'è un video di The Weeknd che ho fatto, come si chiamava? Quello con Swedish House Mafia, insomma è una collaborazione tra The Weeknd e Swedish House Mafia e insomma siamo tantissimi ballerini e avevo pure i capelli lunghi ancora a quel tempo, quindi però sì, sto lì. Poi magari una pubblicità dell'Xbox, pubblicità di Poshmark, a un altro energy drink, poi adesso questa è una cosa abbastanza recente, una di quelle lampadine sai, quelle a mezzaluna che fanno la luce, che fanno i suoni per addormentarti. Ok. Diciamo sono la persona che dorme. Per una delle cose sono la persona che dorme. E poi c'è un video di Pink Sweats e adesso sto facendo un sacco di performance live, quindi sono più cose cioè nel teatro pure. E sì, insomma il mio Instagram di solito c'ha cose insomma che ho fatto, perché però. Instagram, che poi mettiamo il link qui nelle varie descrizioni, che però è michelamelone.dance. Perfetto. Va bene, siamo arrivati proprio a 1 ora e 2 minuti, quindi possiamo questa prima puntata con Michela la possiamo cominciare a chiudere, insomma. Va bene. Allora, io sono il primo che fa i saluti eccetera eccetera, e quindi io ti ringrazio, è stato veramente un piacere conoscerti, di passare questa ora a chiacchierare veramente in semplicità, come al bar o al pub, e sentire la tua storia come da U-Boss, mi verrebbe da dire. Che purtroppo se non abbiamo sentito male, purtroppo ha chiuso definitivamente, sì, e non riaprirà mai in nessuna altra forma. Uno ci sperava sempre dopo il terremoto. Io non ci sono mai andato, vedi, quello è conosciuto per fama, però lo sai. Sì, lo so, ovviamente. Vabbè, c'era un mio professore che era il fornitore di vino praticamente in quella cantina. Ci sono delle attività che stanno in un'altra categoria, e il boss è che ne so, quick, cioè, poi potremmo aggiungere varie altre cose, sono quella a via di mezzo tra la propria storia personale e la leggenda culturale globale appunto non solo del quartiere, della provincia, della regione. Quindi io sono il primo a ringraziarti e appunto a dirti che faremo sicuramente un'altra puntata fra un po' di tempo, magari quando fai qualcosa di strafigo, che
che ti è piaciuto di una cosa che potremmo aver visto, anche no. Cioè, se fai uno spettacolo che ne so, ci hai lavorato tanto, l'hai desiderato, e poi noi lo mettiamo, lo comunichiamo, facciamo una bella puntata a tema. Ovviamente, come puoi vedere, se scrivi un libro, puoi finire qui tra i nostri gadget. Sto preparando le bandierine di tutti i paesi in cui siamo stati con questo podcast, quindi pian piano sono tantissime. Sto pensando anche di fare quelle dei singoli stati americani, perché a questo punto iniziano a essere come dire una caratteristica. Per cui grazie mille, è stato un piacere averti con noi. Come sempre ti possiamo lasciare la parola per un pensiero definitivo, una cosa che vuoi dire a chi ci sta ascoltando, a chi magari pensa di fare un'avventura americana simile alla tua, o di chi pensa di fare seriamente il lavoro che fai tu, o lavorare nell'arte, nella danza, diciamo così. Se hai voglia di dire qualcosa, questo è il momento. Anche insultarci. No, insultare no, grazie, prima di tutto grazie, perché è stato bellissimo, mi sono divertita tantissimo. E allora io dico sempre a chiunque me lo chiede: ma secondo te, cioè, ne vale la pena, no? E la verità è che non c'è una formula che funziona per tutti. Purtroppo non c'è, cioè magari ci fosse, cioè sarei la prima a fare sì, fai questo, perché io voglio vedere tutti quanti avere successo, fare quello che vogliono, essere felici. Non c'è qualcosa che funziona per tutti, però se c'è qualcosa che insomma vi piace fare, che siete proprio appassionati, che volete proprio, che è la vostra passione, che siete disposti a investirci, spenderci tempo e anche a sacrificare un sacco di cose, perché sì che io sono un po' matta, però comunque sono un sacco di sacrifici, sono un sacco di cioè comunque succedono cose anche pesanti nel tragitto, no? Cioè non è che è tutto facile, però ne vale la pena provare a fare quello che uno vuole, vale la pena lavorarci sodo e fare di tutto per riuscirci. E come ho detto, il fallimento è semplicemente una cosa che sai che non funziona, ok, provo un altro modo, provo un'altra cosa, ci porta semplicemente più vicini alla meta. È difficile prenderla così con filosofia, e sono la prima a dirlo perché lo so, però sì, e vale la pena. Con un bel po' di lavoro, un bel po' di, uno si rimbocca le maniche, fate quello che volete, seguite i vostri sogni, seguite quello che vi piace. In qualche modo funzionerà, si spera. E se non funziona l'avete provato. Esatto, perché se uno non ci prova poi non riesce mai di sicuro. Esatto. Benissimo, ti ringrazio moltissimo anche io, anche per la splendida chiusura, e la puntata è stata divertentissima, quindi figurati. Come sempre ti saluto, o meglio saluto l'ospite con una citazione sui viaggi. In questo caso per te ho riservato un proverbio indiano che dice: viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso. Oh, bellissimo. Allora, Boise o Boise è la capitale dell'Idaho, Boise, per chi non lo sapesse. La distanza tra downtown LA e la capitale dell'Idaho sono 892 miglia, che si percorrono in 13 ore e 34 minuti di automobile. Questo vi dovevo dall'inizio della puntata, è stato un piacere come sempre. Grazie Michela, grazie Emiliano, grazie Piero, ci vediamo la prossima volta, ciao. Ciao. Ciao.